Benvenuti alla prima puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie. Indovinate di che cosa? Di cucina? No, non è vero, parlerò di spazio ovviamente. Cercherò di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante, complesso e su cui magari ancora sanno poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Pandascienza, e quindi che dire? Iniziamo! Maestro, sigla! No vabbè, il maestro sono io che metto la intro, qua è tutto fatto in casa, cosa credete? Iniziamo da quella che è la notizia che indubbiamente ha tenuto banco per la maggior parte della settimana, ossia l'emergenza medica a bordo della ISS. L'8 gennaio, quando erano le 23 in Italia, il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha parlato durante una conferenza stampa straordinaria annunciando il rientro anticipato della missione Crew 11, a causa di un problema medico di uno degli astronauti. La NASA non ha voluto, per ovvi motivi di privacy, specificare né il tipo di problematica medica né l'astronauta coinvolto. I membri della Crew 11 sono due statunitensi, Zina Cardman e Michael Fink, rispettivamente comandante e pilota della Crew Dragon Endeavour, un giapponese ed un russo come specialisti di missione, Kimi Aoi della JAXA e Oleg Platonov della Roscosmos. L'evento medico, che ha riguardato l'astronauta, ha reso necessario pianificare il rientro anticipato dell'equipaggio, visto che con la strumentazione di bordo non sarebbe stato possibile fornire una diagnosi e una terapia adeguata. La decisione di interrompere la missione anticipatamente è stata resa anche più facile dal fatto che il periodo di Crew 11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale era quasi concluso. L'avvicendamento con Crew 12 doveva avvenire infatti già nella seconda metà di febbraio. Ad oggi il rientro di Crew 11 è previsto per il 15 gennaio, dopo che la NASA ha selezionato il luogo d'ammaraggio in funzione delle previsioni meteo e delle navi recupero disponibili in zona. Tutto pronto per la missione Artemis 2, la cui finestra per il lancio si aprirà dal 6 febbraio e che porterà l'equipaggio composto dagli statunitensi Reed Wiseman, Victor Glover e Christina Cook e oltre al canadese Jeremy Hansen attorno alla Luna per la prima volta dall'Apollo 17. La durata della missione sarà di circa 10 giorni e servirà per testare sia il veicolo di lancio, lo Space Launch System, che la capsula Orion ed il modulo di servizio fabbricato in Europa. Artemis 2 stabilirà anche il record di distanza dalla Terra per il volo umano, durante la sua traiettoria nel lato nascosto della Luna, e sarà il banco di prova per Artemis 3, la missione che dovrà riportare l'uomo occidentale sul nostro satellite. Particolare attenzione per il rientro, visti i dubbi e le problematiche in fase di progettazione e test per lo scudo termico della capsula Orion. La NASA intanto ha annunciato che per il 17 gennaio il gigantesco razzo SLS, alto quasi 100 metri, verrà portato tramite il crawler, la grande piattaforma dotata di cingoli che ha trasportato i Saturn V e gli Shuttle, verso la rampa di lancio per l'ultima fase di test. Dalla Florida passiamo alla California, per la precisione alla base di Vandenberg della Space Force, da dove l'11 gennaio è partito il Falcon 9 di SpaceX per la missione Rideshare Twilight. A bordo del razzo di Elon Musk vi era infatti il nuovo telescopio spaziale chiamato Pandora, e non c'entra con il brand di gioielli. Mi viene oggettivamente il dubbio, visto l'obiettivo della missione, che i ragazzi del Lawrence Livermore National Laboratory siano dei fan sfegatati di Avatar. Il telescopio infatti si occuperà di studiare l'atmosfera degli esopianeti e delle stelle attorno a cui orbitano, grazie al suo rilevatore che opera nel campo del vicino infrarosso, e che inizialmente era stato sviluppato per essere la riserva della Near Infrared Camera del James Webb Space Telescope. E che fai, già che ce l'hai la lasci a terra? No, ci fai un bel telescopio spaziale attorno tutto nuovo. Easy, no? Comunque, quando raggiungerà la piena operatività, l'obiettivo è quello di analizzare almeno 20 esopianeti in un anno, con ogni osservazione che durerà circa 24 ore. A questo punto cambiamo completamente continente ed approdiamo in Cina, visto che recentemente Landspace, una startup cinese con il suo razzo riutilizzabile Zhuqi 3, in fase di test, si è accaparrata i contratti per portare in orbita i satelliti della megacostellazione per telecomunicazioni Guowang dell'azienda statale cinese Satnet e per il progetto Qianfan, che in cinese vuol dire 1000 vele, sostenuto da Shanghai.
Parallelamente, sempre a Shanghai, è stata però presentata una domanda di IPO, offerta pubblica iniziale, per la quotazione in borsa di Landspace, al fine di raccogliere fino a $1 miliardo. Il quadro è chiaro: la Cina si è resa conto che la CASC, ossia la China Aerospace Science and Technology Corporation, non è in grado di spedire le migliaia di satelliti in orbita con i razzi lunga marcia attualmente in produzione, e quindi si affida ad altre realtà come Landspace per aumentare il numero di lanci e puntare a fare una concorrenza importante a Starlink di Elon Musk. Certo è che ancora l'affidabilità di Zhu Qi-3 è da dimostrare. A dicembre, infatti, Landspace ha effettuato il primo lancio di prova per la messa in orbita di carichi utili, ed effettivamente il secondo stadio è riuscito a raggiungere l'orbita terrestre bassa, ma il tentativo di recupero del primo stadio, ossia l'elemento chiave per l'abbattimento dei costi e la riutilizzabilità, è fallito a causa di un'anomalia verificatasi dopo l'accensione per l'atterraggio. Il prossimo tentativo avverrà non prima di aprile per questo razzo che assomiglia proprio tanto a un Falcon 9 made in China. Il dragone osserva e impara non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico e finanziario. Ma torniamo un attimo negli Stati Uniti, dove da alcuni documenti del Congresso appare sempre più evidente come la missione Mars Sample Return verrà probabilmente e definitivamente abbandonata. La causa è presto detta. Come al solito comanda il dio denaro, ed il costo della missione, lievitato a $11 miliardi 2 anni fa, è stato ritenuto eccessivo, soprattutto in virtù dei tagli che l'amministrazione Trump ha sparso sulle missioni scientifiche della NASA. Mars Sample Return, per chi non lo sapesse, è, o meglio, doveva essere, quella missione sviluppata per riportare sulla Terra i campioni di suolo marziano, sigillati in tubi di titanio grandi più o meno come dei pennarelli, e che sono stati lasciati lungo il suo cammino dal rover Perseverance, il quale dal 2021, quando è atterrato sul pianeta rosso, ha esplorato per circa 40 km il cratere Jezero, trivellando qua e là, oltre a portare con sé il primo drone Ingenuity su un altro pianeta. Lo scopo era quello di analizzare con le migliori tecnologie disponibili sulla Terra i campioni alla ricerca di tracce di una passata vita marziana. In effetti, qualche mese fa, forse lo ricorderete, la NASA, durante una conferenza stampa, aveva diffuso la notizia del ritrovamento di alcune rocce molto interessanti, con depositi di minerali detti a macchie di leopardo, che sulla Terra sono tipicamente associati all'attività biologica. Ed in effetti già allora si parlava di una possibile cancellazione di Mars Sample Return, e a qualcuno la mossa della NASA è sembrata un voler enfatizzare la notizia al fine di ottenere i fondi richiesti e non cancellare la missione. Spoiler, tra i qualcuno c'era anche il sottoscritto, visto che ho pensato subito che mamma NASA avesse voluto provare a fare la furbacchiona. La cancellazione di Mars Sample Return, comunque, impatta anche con l'Europa, visto che l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, era incaricata di costruire l'orbiter, ossia il veicolo che avrebbe dovuto raccogliere i campioni provenienti dalla superficie di Marte e riportarli sulla Terra. Quel veicolo adesso è sotto ridefinizione, per così dire, e verrà destinato da un altro uso, probabilmente quello per lo studio dell'atmosfera o della geologia del quarto pianeta del Sistema Solare. Tutto questo mentre indovinate chi ha velocizzato i preparativi per un programma analogo. Già, proprio la Cina, che con la sua corsa in solitaria tallona l'Occidente non solo verso la Luna, ma anche verso Marte. Terminiamo questo giro intorno al mondo in Europa, nel nostro continente, visto che l'ESA ha presentato i piani per il 2026, e diciamolo, l'ha fatto nel migliore dei modi. Il direttore generale Joseph Aschbacher ha dichiarato che l'ESA ha in programma di lanciare 65 satelliti in questo anno solare, con un aumento del 30% rispetto all'anno scorso. Vorrei far notare che più della metà di questi satelliti parla italiano, a dimostrazione del fatto che il nostro paese è un partner fondamentale di primissima fascia quando si parla di spazio in chiave europea. 33 di questi satelliti fanno parte della costellazione Iride, il programma gestito da ESA e Agenzia Spaziale Italiana, e con protagoniste aziende come Argotec di Orbit e Telespazio, sviluppato allo scopo di monitorare il nostro paese dall'orbita e aiutarci a comprendere e combattere i cambiamenti climatici e non solo, dalle frane agli alluvioni, incendi, abusivismo e a qualità dell'aria. Anche il volo umano si dipingerà con la bandiera dell'Unione Europea. Infatti, il 15 febbraio, con la missione Crew 12, partirà l'astronauta francese Sophia Deneau, la prima della classe di astronauti del 2022, per la missione Epsilon che durerà circa 6-8 mesi.
Chiudiamo il TG con qualcosa di ironico. Flavia Vento ha annunciato tramite il social X di aver scoperto chi ha costruito le piramidi di Giza e che queste, cito testualmente, sono state costruite da Anubis come portale cosmico e Stargate per entrare nella dimensione inconscia e riattivare i poteri. In che senso? Di quali poteri non si sa, ma di sicuro c'è già una bella trama per un B-movie dell'Asylum. Alla prossima puntata. Ricordatevi di seguire il canale YouTube e di seguirmi su Instagram. Se volete, lasciate un like e un commento.